In questo esatto istante, a migliaia di chilometri da te, qualcosa sta divorando un'intera foresta. Non ha denti, non ha uno stomaco, non ha nemmeno un corpo solido, eppure consuma tonnellate di materia ogni singolo secondo. Lo chiamiamo fuoco. Fin da quando eravamo nelle caverne, lo abbiamo guardato danzare, convinti che fosse una cosa, una sostanza, un elemento della natura da catturare e domare. Ma la verità è molto più inquietante. Il fuoco non esiste come oggetto. Quello che stai guardando non è materia, è un evento. È il fantasma visibile di una guerra invisibile che sta avvenendo a una scala che i tuoi occhi non possono percepire. E per capire davvero cosa ti scalda le mani in una notte d'inverno, dobbiamo rimpicciolirci, dobbiamo tuffarci direttamente dentro le fiamme. Siamo scesi a un livello dove 1 millimetro sembra grande quanto un continente. Qui il legno non è più un pezzo compatto e marrone. È un'immensa architettura, una gigantesca ragnatela tridimensionale fatta di molecole incastrate tra loro. Carbonio, idrogeno, ossigeno. Sono tenuti insieme da legami invisibili, come cavi d'acciaio in tensione. Ma c'è un intruso. Una scintilla iniziale ha portato energia in questo sistema e questa energia inizia a scuotere la struttura. Immagina un terremoto che colpisce un grattacielo di vetro. Le molecole vibrano sempre più forte finché i cavi d'acciaio non reggono più. Si spezzano. Di colpo, frammenti di materia vengono scagliati via nell'aria circostante. Il legno si sta letteralmente disintegrando dall'interno. Ora questi frammenti di legno sono liberi. Vagano in uno stato caotico, ma non sono soli. L'aria intorno a loro è piena di molecole di ossigeno che si aggirano come predatori affamati. Quando gli atomi di carbonio reagiscono con l'ossigeno, formano legami chimici, creando CO2 o CO. In questo processo di ossidazione rilasciano energia. Questa energia in eccesso deve andare da qualche parte e lo fa rilasciando energia, principalmente sotto forma di calore, radiazione infrarossa e, in misura minore, luce visibile. Non è un oggetto, è il lampo visivo di miliardi di microscopici incidenti stradali che avvengono ogni millesimo di secondo. Ma questo era solo il primo livello. Quello che succede dopo cambia completamente le regole del gioco. Fermati un attimo. Pensa a cosa provi quando metti la mano vicino a un termosifone. Senti il calore. Per secoli, i più grandi scienziati del mondo pensavano che il calore fosse un fluido invisibile, chiamato calorico, che scorreva dalle cose calde a quelle fredde. Sembra logico, vero? E invece si sbagliavano di grosso. Il calore è una grandezza fisica reale che rappresenta l'energia trasferita tra due sistemi a causa di una differenza di temperatura. Quello che tu chiami calore, in realtà, è solo velocità, è movimento. Se potessimo ingrandire un pezzo di ferro freddo, vedremmo i suoi atomi vibrare attorno a posizioni fisse, o che vibrano appena, come persone addormentate in una stanza. Ma se lo scaldiamo, quelle persone si svegliano e iniziano a correre all'impazzata, sbattendo contro i muri, rimbalzando l'una contro l'altra. Più corrono veloci, più l'oggetto è caldo. La temperatura è la misura dell'energia cinetica media, la frenesia del ballo, mentre il calore è l'energia totale trasferita. Questa agitazione estrema è contagiosa. Quando un atomo impazzito di velocità urta un atomo vicino più lento, gli trasferisce parte del suo slancio. È come giocare a biliardo su scala atomica. Una palla veloce colpisce una palla ferma e all'improvviso entrambe si muovono. Così il movimento si diffonde. Si propaga come un'onda di panico in una folla. Questo è il motivo per cui il manico di una padella di metallo diventa rovente anche se solo la base tocca il fuoco. Il caos viaggia dal basso
verso l'alto, atomo dopo atomo, scontro dopo scontro, a una velocità spaventosa. Miliardi di miliardi o trilioni di urti al secondo che trasportano l'energia sempre più lontano. Ma c'è un problema enorme. Se continuiamo a fornire energia, gli atomi iniziano a muoversi così velocemente che i legami che li tengono insieme in forma solida non ce la fanno più. Si strappano. Il solido fonde e diventa liquido. Ora gli atomi scivolano l'uno sull'altro, liberi dalla loro prigione rigida. Ma se l'energia aumenta ancora, la velocità diventa insostenibile. Gli atomi si scagliano lontano gli uni dagli altri, trasformandosi in gas. Volano in ogni direzione, riempiendo tutto lo spazio disponibile. Questo è il vapore. Questa è l'aria calda che sale. Abbiamo trasformato una struttura ordinata nel caos più totale, semplicemente aggiungendo velocità. Eppure ti starai chiedendo: come fa il calore del Sole ad arrivare fino a noi, se nello spazio c'è un vuoto quasi totale, mezzo interplanetario, e la densità di atomi è estremamente bassa? La risposta è una delle cose più eleganti dell'universo. Quando un atomo vibra in modo estremamente violento, non si limita a sbattere contro gli altri. L'agitazione fa vibrare anche i suoi elettroni. E quando un elettrone viene scosso, lancia via un pacchetto di pura energia. Un fotone, una particella di luce invisibile, chiamata radiazione infrarossa. Questo fotone non ha bisogno di aria o materia per viaggiare. È un proiettile di pura energia che viene sparato nel vuoto assoluto alla velocità della luce. 300.000 chilometri al secondo. Viaggia per 150 milioni di chilometri dal Sole fino alla Terra, nel silenzio più totale, senza perdere nulla della sua potenza, finché, all'improvviso, non incontra un ostacolo. La tua pelle. Torniamo sulla Terra. Sei davanti al fuoco. I fotoni infrarossi generati dalle fiamme viaggiano attraverso la stanza e si schiantano contro di te. Quando colpiscono la tua pelle, vengono assorbiti dalle tue molecole. L'energia del fotone viene trasferita istantaneamente ai tuoi atomi, costringendoli ad accelerare. Le molecole della tua epidermide iniziano a vibrare più forte, si scontrano, si agitano. Il caos del fuoco è stato trasferito direttamente dentro la tua carne, attraverso l'aria, senza alcun contatto fisico. La tua pelle sta letteralmente assorbendo l'agitazione del fuoco. Ma tu non senti gli atomi che sbattono. Tu senti una sensazione continua e avvolgente. Come avviene questa magia? La risposta si nasconde in microscopiche sentinelle sepolte sotto i tuoi pori. Queste sentinelle sono proteine speciali chiamate recettori termici, immaginali come dei cancelli chiusi a chiave sulla superficie delle tue cellule nervose. Quando le molecole intorno a loro iniziano a vibrare a causa dell'energia assorbita, questa agitazione scuote fisicamente il cancello. Se la vibrazione supera una certa soglia, una determinata temperatura, il cancello non resiste più, si spalanca e quando si apre permette a milioni di ioni positivi, particelle cariche di elettricità, di irrompere dentro il nervo. Questo crea una scintilla, un impulso elettrico. Il movimento meccanico e caotico degli atomi è stato appena tradotto nell'unico linguaggio che il tuo corpo comprende: l'elettricità. Se sei ancora qui ad ascoltarmi, è perché una parte di te voleva disperatamente capire cosa c'è oltre il velo delle cose visibili. E c'è molto altro da scoprire. Ora quell'impulso elettrico deve viaggiare e lo fa a una velocità incredibile, sfrecciando lungo i cavi del tuo sistema nervoso. Risale il braccio, attraversa il midollo spinale e penetra nel nucleo centrale del tuo essere, il cervello. Fino a questo momento non hai provato nulla. C'è stata solo fisica e chimica.
Atomi che sbattono, fotoni che viaggiano, cancelli che si aprono, elettricità che scorre. Non c'è alcun calore reale, solo segnali. La magia o l'inganno sta per compiersi nell'oscurità assoluta della tua scatola cranica. Il segnale elettrico esplode nella corteccia somatosensoriale del tuo cervello. Qui milioni di neuroni si attivano in perfetta sincronia. Ed è qui che la realtà oggettiva viene riscritta. Il tuo cervello non ti dice: «Ehi, ci sono atomi che vibrano molto velocemente vicino alla mano». Sarebbe un'informazione troppo complessa. Invece, sintetizza questa agitazione in una sensazione pura. Proietta nella tua mente un'idea chiamata calore. Se il segnale è troppo forte, se gli atomi stanno vibrando a un livello che potrebbe distruggere i tuoi tessuti, il cervello cambia il messaggio. Smette di dirti calore e inizia a urlarti dolore. Entrambe le cose non esistono fuori di te. Sono interfacce utente create dalla tua mente per proteggere la macchina biologica che stai pilotando. Se il calore è solo velocità, questo significa che c'è un limite a quanto le cose possono essere fredde. Immagina di rallentare il ballo degli atomi, sempre di più. Diventano lenti, pigri, fino a quando, a meno 273,15 gradi Celsius, si fermano completamente. Non possono rallentare oltre, perché sono già immobili. Questo è lo zero assoluto, il limite fisico invalicabile del nostro universo. Un luogo teorico dove non c'è più alcuna energia cinetica, dove il tempo stesso sembra congelarsi. Nessun luogo naturale nell'universo è così freddo, nemmeno il vuoto più profondo dello spazio intergalattico, perché c'è sempre un residuo, un'eco lontana di calore rimasta dal Big Bang. Ma se andiamo nella direzione opposta, esiste un limite a quanto le cose possono essere calde? Teoricamente sì. Quando continui ad aggiungere energia, la velocità degli atomi aumenta fino ad avvicinarsi alla velocità della luce. A questo punto, la materia stessa smette di avere senso. I legami nucleari si rompono. Le particelle subatomiche si fondono in un plasma primordiale, la stessa brodo di energia che esisteva frazioni di secondo dopo la nascita dell'universo. Parliamo della temperatura di Planck, un numero così alto che scriverlo riempirebbe pagine di zeri. È il limite superiore della realtà termica, dove le leggi della fisica, come le conosciamo, collassano su se stesse e lo spazio-tempo si accartoccia. Ma il paradosso è questo: l'universo odia le differenze. Odia che un posto sia caldissimo e un altro gelido. Cerca sempre l'equilibrio. Ogni volta che il fuoco brucia, ogni volta che una stella splende, l'energia si disperde nel vuoto, si diluisce e non torna mai indietro. È un processo a senso unico che gli scienziati chiamano entropia. Miliardi di anni nel futuro, l'ultima stella si spegnerà. L'ultimo fotone infrarosso si perderà nel buio. Tutto il calore dell'universo sarà distribuito in modo così uniforme e sottile che niente potrà più muoversi. Nessuna reazione chimica, nessun pensiero, solo un immenso, infinito e silenzioso oceano di particelle che sussurrano un'energia quasi impercettibile. Ogni cellula del tuo corpo sta bruciando energia in questo momento per combattere questo freddo assoluto. Sei qui, in questo momento, in questo universo, su un'unica possibilità tra infinite combinazioni microscopiche. Non stai guardando il cosmo. Sei il cosmo che guarda se stesso. L'universo non ha bisogno del tuo calore. Eppure eccoti qui. Io sono Renderium. E questa era la danza segreta della materia. Il viaggio non finisce qui. Qui dentro, il caos invisibile che anima il mondo sta solo aspettando di essere svelato.